Guarda questo report ottenuto con Deep Research di Gemini. 15 pagine. 54 fonti consultate. 3 tabelle comparative complete. Sui software di gestione spese aziendali. Farla a mano mi avrebbe richiesto almeno 6 ore di lavoro tra ricerca, tab aperti, copia e incolla e formattazione. L'ho generata in 6 minuti e 7 secondi. Non ho usato Google. O meglio, non ho fatto la classica ricerca manuale. Ho lasciato fare tutto a Deep Research di Gemini. Oggi vediamo se ha davvero senso smettere di usare la barra di ricerca tradizionale. Fino a ieri, il nostro flusso di lavoro era questo. Apri Google, cerchi un software, apri 10 schede. Leggi i prezzi, cerchi di capire se sono aggiornati al 2026. Poi apri Excel, inizi a copiare i dati, ti accorgi che manca una funzione e ricominci. Un lavoro infinito e ripetitivo. Ora guarda l'alternativa. Sono andato su Gemini. Attenzione, sto usando il modello Gemini 3.5 Flash con ragionamento esteso con il piano free. Non mi serve nemmeno il piano ultra da 100 euro al mese. Ho attivato il pulsante Deep Research e ho inserito questo comando esatto. Analizza i principali software di gestione delle spese aziendali in Italia nel 2026. Confronta funzionalità, prezzi e casi d'uso pratici. Invio. Da questo momento, io mi sono letteralmente alzato a farmi un caffè. L'intelligenza artificiale non sta solo cercando le parole chiave. Sta scomponendo la mia richiesta. Ha capito che per operare in Italia ci sono regole fiscali specifiche, limiti di deducibilità e la legge di bilancio 2026. Sta aprendo i siti dell'Agenzia delle Entrate, i siti ufficiali dei software come Conto, Soldo o Pleo. Legge i PDF normativi per me. Ne ha aperti 54. Dopo 6 minuti e 7 secondi, si ferma. Il risultato non è un riassunto discorsivo. È un documento pronto per essere esportato. Clicco esporta e finisce dritto nel mio Google Drive. La cosa impressionante. Ha generato da solo 3 tabelle perfette, mettendo a confronto i canoni mensili, i limiti operativi e l'integrazione ERP. Ha ridotto un lavoro di un'intera giornata a una pausa caffè. Sembra magia, vero? Ma c'è un limite critico che i video su TikTok non ti dicono. L'illusione di sicurezza. I modelli del 2026 sono molto più intelligenti e citano le fonti riga per riga. Ma quando sbagliano, lo fanno con una sicurezza assoluta. Non ti dicono forse è così. Ti presentano un dato errato in una tabella perfetta. Questo significa che Deep Research non sostituisce il tuo cervello. Sostituisce solo la fase noiosa della raccolta dati. Nel mio report da 15 pagine, ho dovuto comunque dedicare 20 minuti per verificare che i canoni di Conto e Pleo fossero effettivamente quelli aggiornati, cliccando sulle fonti che l'AI mi aveva comodamente elencato. La regola d'oro in ufficio oggi è la complementarietà. Usa Deep Research per sintesi lunghe, analisi di settore e comparazioni. Usa Google Search classico per trovare al volo l'indirizzo di un cliente o il prezzo di oggi di un'azione. Smetti di fare il lavoro sporco e inizia a fare il revisore. Ma veniamo ai costi, perché la situazione ad oggi è frammentata. Se preferisci l'ecosistema OpenAI, ChatGPT offre una versione light di Deep Research anche nel piano gratuito, ma sei limitato a circa 5 ricerche al mese. Il piano Plus da $20 ti dà l'esperienza completa, ed esiste persino un piano Pro da oltre $100 al mese se fai centinaia di ricerche. Se invece, come me, lavori già con Gmail e Drive, l'ecosistema Google è imbattibile. Anche Gemini gratuito ti regala circa 5 report complessi al mese. Se passi al piano AI Plus a circa 5 euro, i limiti si alzano. Se vuoi la massima potenza e l'integrazione totale, il piano AI Pro a 22 euro al mese ti dà decine di report al giorno. Il vantaggio di Gemini è che salvi tutto direttamente nei tuoi documenti, senza fare copia e incolla. Deep Research non sostituisce Google, ma cambia per sempre il modo in cui gestiamo l'informazione complessa. Ti regala il bene più prezioso, il tempo. Pensa a quante ricerche fai ogni settimana in ufficio, quante schede tieni aperte solo per confrontare 2 o 3 alternative. Quel tempo puoi restituirlo a te stesso e usarlo per decidere, non per cercare. Lascia che sia l'intelligenza artificiale a fare la fatica meccanica. Tu resta concentrato sulle scelte che contano davvero per la tua azienda. Se vuoi vedere altre automazioni reali come questa e rimanere un passo avanti agli altri,
Un like e l'iscrizione a Vox Digitalis sono il modo migliore per dircelo. Noi ci vediamo al prossimo video.